Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi, se mi seguite da un po', sapete che mi è arrivato da qualche giorno il preamp live della Moer e volevo condividere con voi le prime impressioni su questo pedale, visto che insomma ce l'ho da qualche giorno ed è un po' prematuro forse fare una recensione, diciamo, su un utilizzo per un periodo di tempo più lungo, ma volevo condividere con voi queste prime impressioni che ho avuto, che sono assolutamente positive. Eh, il pezzo che avete sentito all'inizio è stato suonato ovviamente interamente con il preamp live, avvalendomi dell'aiuto dello Yellow Comp, sempre di casa Moer, e dell'Eventide H9 per quanto riguarda modulazioni ed effetti di delay e di riverbero. Ovviamente il preamp live è un device che contiene al suo interno tutti i piccoli preamp della serie micro preamp di Moer e molti di più in realtà, specialmente dopo l'aggiornamento software che c'è stato il 2.0, ha fatto innalzare il numero di preamplificatori selezionabili da, mi pare, una cinquantina fino a 102. Veramente tanti e anche di ottima qualità, devo dire. Non ho fatto neanche in tempo a sentirli tutti, devo essere sincero, per questo vi dicevo che è un video comunque su delle prime impressioni. Ho utilizzato nella fattispecie la simulazione del Lone Star per quanto riguarda il canale clean, ho utilizzato anche il compressore, lo Yellow Comp, e invece per il crunch e per il lead ho utilizzato la JP2C+, ok, quindi l'ampli di Petrucci, per intenderci. Ed è pazzesco, specialmente il canale 2. Devo dire, il canale 3 non mi ha fatto impazzire, ma il canale 2, quando l'ho messo, ho detto, ma non è possibile questa cosa qua. Cioè, la risposta, ragazzi, sotto le mani, sotto le dita, è incredibile, veramente pazzesco. Io non so se si percepisce questa cosa nella clip dove suono la ritmica, e io adesso ve la faccio sentire ovviamente separata a sé, ve la faccio sentire così, col preset 2. La sensazione sotto le dita è incredibile. Cioè, io sono rimasto così, abbastanza basito, perché non pensavo, insomma, appunto, di sentire il digitale, eccetera. E invece, ragazzi, sarà che magari non suono da tanto tempo con un amplificatore, non lo so, ma sono rimasto veramente, veramente piacevolissimamente impressionato. Quindi io vi invito, se c'è un negozio che ce l'ha, andate a provarlo. Tanto il preset, questi non sono preset di fabbrica, ma lo sentite già da subito. Quindi dicevo, per quanto riguarda i suoni, ho utilizzato per quanto riguarda il crunch, il Mesa JP2C, tutte e due le volte, sia per il crunch che per il lead, sempre lo stesso tipo di preamp, ma l'ho boostato con un overdrive, un 808 style overdrive, sempre incluso ovviamente nel preamp live, perché il preamp live, oltre ad avere i preamplificatori, ha anche la possibilità di assegnare un boost prima del preamp oppure dopo, e sono incrementati notevolmente anche il numero di questi preamp utilizzabili. Sono differenti. Dopo, sul post, non sono tanti quanto il pre, ma perché ovviamente non avrebbe neanche senso. Cioè, tendenzialmente nella catena, nel post, si utilizzano dei booster che sono dei clean booster e non dei booster e non degli overdrive, ok? Ma ne vediamo poi bene come si può fare andando a vedere anche l'editor. Allora, andiamo a vedere quindi il routing che ho utilizzato per questa song introduttiva. Allora, questo è il jack, l'input, ok, che entra nello Yellow Comp di Moore alimentato a batteria con questo sistema simpatico qui. Ok, parleremo anche bene dello Yellow Comp. Come vedete, questi sono i settaggi per il clean, quindi la compressione l'ho messa al massimo, suono veramente molto compresso, volume e EQ, come vedete, un pochino sopra la metà,
Pedale veramente molto 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 bello anche questo, mi è piaciuto veramente un sacco. Andando sul preamp live, quindi, come vedete abbiamo questi 4 switch, ok? Come si fa quindi a selezionare i preset? Abbiamo a disposizione 12 preset che si selezionano ovviamente schiacciando in questa maniera. Ora vedete bene che per esempio qua è verde, mentre qua abbiamo i LED che si illuminano di rosso. Questo perché ci fa vedere che praticamente il boost è stato attivato e selezionato, quindi si può salvare questa cosa. Se io rischiaccio questo tasto, vedete che diventa verde, quindi praticamente il boost viene disattivato, il booster, ok? Come vedete quindi nel clean non l'ho utilizzato proprio perché utilizzavo il compressore e quindi non avevo bisogno di un booster ulteriore. Ovviamente qui abbiamo i classici potenziometri, quindi volume, bass, middle, treble, quindi le Q, il gain e poi quindi anche il boost, ok? Che si può selezionare. Io adesso non sapevo cosa servisse il fatto di poterlo cliccare, ma se cliccate su questo potenziometro vedete che potete mettere il boost in post oppure in pre, e per salvare il tutto basta tenere schiacciato il tasto del preset che vogliamo salvare. Poi vedete un master, l'ho dovuto tenere non anche tanto, tanto alto, devo dire che tenendolo specialmente con i suoni distorti, livelli di master molto alto tendeva a far frizzare un po' l'output. Adesso non so se è perché clippasse la scheda audio, non ho capito bene, comunque mi sono trovato molto meglio senza esagerare con questo, con il master. La presence non l'ho praticamente toccata, forse l'ho schiarita proprio di 1 millimetro, ok? E l'FX level anche praticamente è rimasto a metà. Qui vedete che questi switch non avevo parlato nel video precedente, praticamente abbiamo la possibilità di accendere o spegnere la simulazione di cabinet a piacimento. Adesso ovviamente è on in tutte e due, ma se noi utilizziamo questo preamp live dentro un finale di potenza, basta fare così e la simulazione di cabinet viene disattivata, ok? In questo momento io sto entrando direttamente nella scheda audio, non lo sto utilizzando l'output, lo sto mettendo così soltanto per simmetria in realtà, ma sto uscendo dall'XLR out, quindi dall'XLR, direttamente dentro la scheda. Questi cavi che vedete sono praticamente il send e il return, ok? Praticamente questo il preamp live ha un loop effetti, quindi dal send esco ed entro nell'Eventide H9 e torno indietro, ok? Rientrando nel return, proprio come se fosse un amplificatore. In questa maniera io ho un routing che ricorda assolutamente quello che si ha con un amplificatore vero, ok? Dove il preamp live fa la funzione di preamplificatore, finale di potenza e anche di cabinet. Naturalmente parliamo sempre a livello virtuale, ok? Quindi dall'XLR entro poi direttamente nella Focusrite ed il suono che avete sentito è questo. Tant'è che il suono che sentite così è mono, anche se l'Eventide può suonare in stereo, ok? Ma questo è proprio il suono che tendenzialmente potreste sentire in un live se non suonate con un rig stereo. Altra cosa da dire, se volete cambiare giustamente i banchi, si fa in questa maniera qua. Allora, ci sono 3 banchi, quindi da 4 suoni l'uno. Per il primo banco basta schiacciare i primi 2 foot switch insieme. Vedete che lampeggia, quindi posso selezionare uno dei 4 preset che ho selezionato. Se voglio andare sul secondo banco, faccio così, quindi banco B, vedete che i LED si sono illuminati di verde, e se voglio andare sul terzo banco, i LED si illuminano di giallo per farmi vedere che sono sul terzo banco, e quindi ho a disposizione questi altri 4 preset, ok? Adesso torniamo al primo banco, ok, sul primo preset. Come potete vedere, se io schiaccio un tasto differente, un diverso foot switch, anche l'Eventide cambia, ok, di preset. Questo perché ho collegato un cavo MIDI, ok, direttamente all'interno dell'H9 e ho semplicemente programmato l'H9 in modo tale da avere i 3 preset desiderati
nel momento in cui io schiaccio il mio preset. Un'ulteriore cosa importante è che nel caso, io adesso ho programmato questa cosa appositamente, che se schiaccio anche sul booster non cambia nulla, però di fatto il preamp live può dare un segnale, anzi lui dà un segnale MIDI differente a seconda che premiamo diciamo, il canale sia stato attivato con il booster oppure no. Quindi se ad esempio noi abbiamo, mi invento una cosa, che ne so, adesso lo vedete su un altro banco, ok? Sono sul banco B, quindi, ok? Come vedete, se io adesso ho schiacciato questo, lui ha cambiato perché gli manda il program change. Se lo rischiaccio e quindi attivo virtualmente un booster, qua cambia di nuovo. Ok? Quindi per quanto riguarda sempre il MIDI, da quello che ho capito finora, il preamp live manda solamente i program change e non i control changes, ok? Quindi non abbiamo una flessibilità incredibile, però ragazzi devo dire che già risparmiamo moltissimo nel caso volessimo utilizzare una pedaliera MIDI. Quindi questa situazione come ce l'ho adesso, semplicemente avendo un compressore in più, già mi permette di praticamente avere un sacco di suoni in uno spazio veramente ridottissimo, e stiamo parlando di suoni comunque di una qualità molto alta. Le possibilità di routing quindi sono diverse. Quella che vi ho fatto vedere è diciamo un routing molto semplice che ho utilizzato per registrare direttamente dentro la scheda audio, ma non è l'unica possibilità. Questa possibilità va molto bene anche nel caso noi volessimo suonare per esempio con un amplificatore. In questo modo basterebbe semplicemente collegare il cavo output al nostro amplificatore o finale di potenza e disattivare l'uscita con il cabinet simulato tramite lo switch che vi ho fatto vedere prima. Un'altra possibilità invece è quella di suonare direttamente nel mixer, quindi come ho fatto io adesso per registrare, questo sarebbe il suono che noi possiamo avere collegati direttamente al mixer, compatibilmente con il PA e con insomma, il fonico, la venue, dove siamo, ma questo ne abbiamo già detto ampiamente. Un'altra possibilità di routing veramente interessante è quella, non ho ancora provato, lo proverò appena ho la possibilità di avere un amplificatore, ma quella di poter scegliere di utilizzare il preamp live oppure l'amplificatore che noi vogliamo e comandare questa opzione direttamente con il preamp live. Cioè, ipotesi, io ho il mio Marshall che suona benissimo, però vorrei avere anche un pre-mesa del tipo, ok? Sonorità Mesa Boogie perché voglio avere anche questa cosa. Possiamo collegare il preamp live, quindi in maniera tale che noi andiamo a cambiare, andiamo a fare uno switch e selezioniamo quando utilizziamo il preamplificatore del nostro ampli e quando utilizziamo il preamplificatore invece del preamp live, che possiamo scegliere quello che vogliamo. E rimane sempre all'interno praticamente del nostro preamplificatore, quindi la cassa sarà la stessa perché il preamp live utilizzerà la cassa e il finale di potenza dell'amplificatore che abbiamo noi, quindi semplicemente cambiamo il preamp che noi desideriamo. Vi spiegherò bene questa funzionalità in un altro video quando avrò la possibilità di farlo, perché mi serve fisicamente un amplificatore con il send and return tra l'altro. In questa configurazione quindi si può anche usare una feature interessante che è il tone capture, che praticamente è una copia, diciamo, delle Q dell'amplificatore che noi vogliamo catturare. Non è una vera e propria profilazione, però permette di avvicinarsi molto al suono di un amplificatore X che noi sempre abbiamo. Poniamo il caso del mio amplificatore Marshall che mi piace tantissimo, non c'è magari lo stesso tipo di simulazione, oppure il suono comunque dell'emulazione non è abbastanza simile a quello che io vorrei ottenere, posso in qualche modo con questo tone capture rubare, diciamo, questa EQ del mio ampli,
ok, a casa e portarmelo quindi sempre con me. Ma ripeto, questa feature ne parleremo in un altro video quando fisicamente potrò farvi vedere come fare questa cosa, perché anch'io sono molto molto curioso, ho solo visto qualche video in giro su YouTube, ma non so nel dettaglio che cosa aspettarmi in realtà da un'esperienza personale. Ok ragazzi, andiamo a vedere anche l'editor adesso, così vi faccio anche sentire i suoni che ho utilizzato senza la base. Ok ragazzi, quindi come vedete l'editor si presenta in maniera simile a quello della MURG 200, ok? Abbiamo delle opzioni però ovviamente che sono differenti. Vediamo innanzitutto qui sopra abbiamo Save, Library, Backup and Option, quindi noi possiamo creare anche un backup di tutto quello che abbiamo fatto delle nostre 12 patch, ok, per un'eventualità futura. Si possono anche salvare quindi gli IR di terze parti e questa cosa viene salvata, quindi invece nella maniera precedente mi pare di no, però non ho ancora visto bene questa opzione, ok? Ma andiamo a vedere quindi nella parte qua destra abbiamo questa matrix, questa matrice dove abbiamo appunto A, B e C che sono i nostri 3 banchi e i nostri 4 preset per banco, quindi che fanno 12. L'FX Loop, come vedete, qua è messo sul serial ed è acceso. L'altra opzione, invece, è proprio quella che vi dicevo, che vi permette di utilizzare il preamp live come preamplificatore di un altro amplificatore, ma per l'utilizzo che ne stiamo facendo oggi lo lasciamo su serial, ok? Serial. Poi come vedete abbiamo MIDI in e MIDI out. MIDI in, quindi perché anche questo è molto utile nel caso noi avessimo invece uno switching un sistema di switching già preesistente e volessimo integrare il preamp live in questo sistema, possiamo utilizzare quindi un'altra pedaliera che piloti oppure qualsiasi altro device che possa pilotare in remoto il preamp live e fargli cambiare le patch. MIDI out invece, come vedete qui, ho messo il canale 1 e qua ci fa vedere i program change, quindi praticamente quando io clicco A1, quando schiaccio A1, il mio program change è lo 0. Ah, ecco qua, vedete? Qua abbiamo anche... Adesso qua purtroppo non si vede perché va sotto l'impostazione di schermo, però ci sono anche A1 booster, A2 booster, eccetera. E anche lì quindi possiamo andare a scegliere quale program change dare quando attiviamo il booster, ok? Importante. Bene, allora, nella parte sinistra, quindi diciamo la ciccia che ci interessa di più è questa qui. Allora, come vedete abbiamo l'elenco dei booster disponibili, ok? Qua siamo nel canale 1, il booster è spento, come vedete, off, però qua abbiamo i booster disponibili, ok? Adesso non ricordo la lista, ma come vedete ce ne sono parecchi, ok? E soprattutto alcuni sono diversi da quelli che ritroviamo sulla GE200, quindi questa cosa mi ha fatto anche piacere per avere un po' di varietà. Il Pure Boost invece ce l'abbiamo anche sulla GE200, il Gold Clone, uno dei miei preferiti, lo sapete. Blue Smooth invece novità non c'era e anche lo D250 non c'era, che è interessante specialmente se volessi provare a fare il suono di Malmsteen. Chi lo sa se alla fine lo farò questo suono? Cioè, in realtà c'è la patch, l'ho già fatta però, per la GE200, però non ce la faccio ancora a suonare come Ingvai. Comunque, dice aspetta e spera, non lo farei mai più. Come vedete qui i controlli per il booster però sono di più questa volta, quindi abbiamo gain, level e abbiamo un'equalizzazione, ok, a 3 bande questa volta, quindi non soltanto un controllo di tono, e ci permette di avere uno shaping del suono un pochino maggiore rispetto alla GE200. Poi andiamo a vedere subito nel succo della questione, ecco qua, preamp. Come vedete non ci sono tantissimi controlli, ok? Ci sono volume, il gain e l'equalizzazione a 3 bande, esattamente come nella controparte reale, ok? Del pedale. Cosa interessante, però abbiamo un post noise gate e un pre noise gate, quindi questo ci permette di avere un effetto molto gent se ci interessa quell'aspetto, perché possiamo utilizzare il noise gate in ingresso, quindi per evitare di far suonare la chitarra, ok, evitare di far sì che il suono passi,
prima, ok? Quindi se non tocco niente la chitarra non suona. Però qual è il problema? Che se tante volte abbiamo, che ne so, un gain particolarmente alto, il preamp potrebbe fare del hiss di suo, e utilizzando quindi il post noise gate questa cosa viene annullata, perché possiamo silenziare anche la quantità di hiss che c'è dopo, per cui avere un suono veramente super super silenzioso, ok? Che soprattutto da un punto di vista live potrebbe essere un problema. Ora guardiamo la lista dei preamplificatori e come vedete sono tantissimi, sono 102 ragazzi. Allora io veramente non so se ce la farò a suonarli tutti, ma poi ci proverò. Come vedete ci sono dei preamplificatori veramente molto interessanti. Abbiamo la Brown Sound 3, Channel 3, ragazzi, suona veramente bene, l'ho provata, veramente super. Ehm, e poi abbiamo un sacco di... Ecco, questo sicuramente mi aveva... questo Kali JP ovviamente mi aveva incuriosito tantissimo, anche io sono un po' un amante di Dream Theater, lo sapete, e quindi ho provato a utilizzarla ed effettivamente suona bene. Adesso ve la faccio assolutamente sentire, sentiamo un pochino di sound samples. Plexi 100 anche la nostra amica, che mi sembra leggermente diversa l'emulazione rispetto alla GE200. E vabbè ragazzi, vedete, ce ne sono un sacco. Ah, custom audio anche, custom 100, fantastico, sarebbe da provare anche quello. E cosa ne sono? Sì, tanti, ok? Quindi molto molto interessante questa cosa. Cabinet abbiamo, ecco, la simulazione del power amp, come ce l'avevamo anche nella G200, con in più il controllo di bias. Questo controllo di bias, io qui l'ho lasciato su questo preset. Il controllo di bias praticamente in questo caso ci dà più ciccia, ci fa il suono un pochino più grasso e più grosso, ma non è imperativo, potremmo anche non utilizzarlo. Per quanto riguarda la sezione di valvole finali, qua hanno aumentato le emulazioni. Vedete che abbiamo 6L6 e poi abbiamo anche la Kali 6L6 o la US Deluxe 6L6. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che possiamo avere diversi tipi di timbri, di finali di potenza, e in questo caso vi assicuro che la differenza c'è di più rispetto alla GE200. Anche come IR, come vedete ce ne sono parecchi anche in questo caso, e abbiamo i soliti slot, ok, per degli IR di terze parti. Microfoni, anche qui qualcosa è aumentato se non sbaglio, ma la maggior parte sono già vecchie conoscenze. E poi abbiamo i nostri controlli di allineamento del microfono, che anche questi insomma già conosciamo. Come vedete XLR out e output, questo praticamente per vedere se vediamo un po' se clicco, ecco, esatto, quindi io schiacciando sulla Moer, sulla preamp live, vedete che si accendono, si spengono in base al mio cliccare. Tone capture invece, esatto, questo è per quanto riguarda invece quello che vi dicevo, che però ancora io non l'ho fatto e quindi ancora non ho l'ampli, lo lasciamo qui. Andiamo quindi a sentire un attimino questi suoni. Partiamo dai suoni che ho utilizzato in questa demo. Ok, partiamo quindi dal canale 1, esatto, e il suono che ho utilizzato è questo. Iron Drop D. Ok, qua naturalmente il suono completo, quindi sto utilizzando il compressore e sto utilizzando l'Eventide. Se io spengo l'Eventide abbiamo solo il suono senza gli effetti. Ok? Spengo anche il compressore e quindi sentiamo il suono. Naturalmente cala di volume. Ok, ma devo dire che suona bene, non so se ve ne rendete conto, ma la risposta sotto le dita è veramente molto molto simile a quella di un amplificatore microfonato. Questo è pazzesco.
assolutamente. Andiamo a vedere il canale 2, ok, il crunch che ho usato. In questo caso nell'Eventide ho utilizzato semplicemente un riverbero, neanche eccessivo, ok? E così con l'Eventide spento abbiamo questo suono. Io non so se si sente, si percepisce questa cosa, ma la risposta che c'è sulle basse frequenze è super, ragazzi, è super, ve lo devo dire, è proprio bella. Qua ho utilizzato una 808 con il gain basso e il level un pochino più su, ho scavato un po' le basse per farlo un pochino più treble booster, tra virgolette, anche se non è proprio così, e come preamp appunto ho utilizzato la Kali JP-B, che suona veramente bene. Questo sembra veramente quello lì. E io anche se non l'ho mai suonato direttamente, ma ce l'ho presente come suona. Io ho suonato il Mark III, quindi quella e l'ho anche microfonato, me lo ricordo, ecco com'era, e quindi lo ricorda veramente tantissimo. Super, per gli amanti dei Toto. Sentite che è proprio, ragazzi, c'ha una caratteristica che sembra quello vero, non so che dire. Ecco, qua vedete che il power amp invece l'ho tenuto spento perché era un po' invasivo, vi faccio sentire la differenza, quindi l'avete sentito col power amp spento, così col power amp acceso. Non che sia male, ha fatto scendere un po' il volume, ma però non ne sento la necessità, mi piace senza. Come cabinet ho utilizzato la Rectifier 4x12 e come microfono l'SM57 come al solito, quindi niente di che. Per quanto riguarda invece il terzo canale, quello del lead, ho utilizzato sempre lo stesso ampli, sempre la JPB, ho cambiato leggermente le Q e ho messo un pochino più di gain nel booster e basta. Questo era il suono che ho utilizzato. Ragazzi, è incredibile, cioè sotto le dita è veramente pazzesco. Io non lo so, cioè veramente dico questa cosa non è perché mi hanno mandato questa cosa, quindi mi sento di doverne parlare bene per forza. Suona bene, cioè il suono lo sentite e quindi mi pare che sia inequivocabile, no? Spengo l'Eventide, rimetto ok la chitarra in coloratura standard, spengo l'Eventide. Così è nudo e crudo, ragazzi, e il suono è proprio bello. È bello, non c'è niente da fare. Ripeto, il suono lo sentite, la risposta sotto le dita non la potete sentire probabilmente via YouTube, però vi invito quindi a andarlo a provare. Andatelo a provare così lo sentite anche voi, non ci sono misteri. Se vogliamo fare una carrellata anche di altri
amplificatore, come vi dicevo, a me era piaciuto tantissimo il Brown Sound 3 Channel 3, questo qui, forse adesso ho un po' esagerato con il boost. Con il drop era pazzesco. Cioè, suona, ragazzi, suona proprio bene, per cui, non lo so, andiamo a sentirne un altro, sentiamo la custom audio che mi aveva incuriosito, Channel 3, sentiamo. Coloratura standard. Facciamo questo riff visto che forse era in periodo custom audio. Ora qua non sto cambiando il cabinet, non sto cambiando niente, proviamo a cambiare il cabinet per dovere di cronaca, proviamo questa German V, penso che siano i V30. Ragazzi, qualsiasi cosa qua sta suonando, cioè nel senso mi sembra di avere a che fare con un modeling di un certo tipo, quindi insomma sono veramente, come vi dicevo, piacevolmente impressionato. Non ho ancora avuto il tempo e il piacere di mettermi a magari copiare qualche suono, anche se questo device per quanto mi riguarda è leggermente differente. Mi tolgo le cuffie che non devo più suonare. Questo device è leggermente differente per quanto mi riguarda. Molti di voi mi hanno già chiesto ma com'è rispetto alla GE200. Allora, sono due sistemi differenti. Innanzitutto il preamp live non fa da scheda audio, non funge da scheda audio, quindi se voi voleste registrare avete bisogno di una scheda audio esterna. Inoltre non ha degli effetti suoi integrati, per cui ovviamente la GE200 in un packaging molto ridotto, molto piccolo, offre la possibilità di avere tutto quanto lì. Questo è un device di un segmento un po' superiore, ok? Quindi le simulazioni sono a mio avviso superiori. La risposta al tocco anche, tant'è che sono andato a curiosare sulle specifiche e la frequenza di campionamento del preamp live è doppia rispetto a quella della GE200 e ha anche un'altra caratteristica, diciamo così, da elettronici, è che il segnale, il signal noise to ratio è tipo di 5 dB in più. Io adesso non lo so bene queste cose, in cosa si possono tradurre in termini fisici, però queste sono le statistiche, sono le specifiche che ho trovato e che probabilmente hanno a che fare anche con questo tipo di risposta. Poi, non che la GE200 non vada bene, va benissimo, ho fatto video fino a ieri, continuerò a farne, però questo è un dispositivo diverso. Inoltre, per esempio, per me questo preamp live è davvero un sistema che si integra perfettamente con la mia vecchia pedalboard, anzi è veramente un sistema chiave, perché in questa maniera io posso eliminare o sostituire in questo momento i pedali che avevo, l'overdrive e i distorsori singoli, ok? E utilizzare il preamp live per creare il mio suono, magari utilizzando un compressore in più, ecco, e poi utilizzare questi mostri digitali tipo l'H9 o anche gli Strymon per avere tutti i suoni a portata di piede, cioè quindi i preset si possono cambiare nella maniera che vi ho fatto vedere prima, con una qualità, ragazzi, che però poi diventa veramente alta. Chiaro che anche il costo è un altro, però già me la vedo. Io sinceramente questo preamp live con i miei pedali, con questo Eventide e gli altri due Strymon che ho,
sinceramente mi vedo una pedaliera fatta bene, compatta, piccola, perché poi alla fine sarebbero 4-5 pedali, con dei suoni che dico, caspita, comincia a essere interessante. Non solo, con la possibilità con uno switch di entrare direttamente nel PA oppure di utilizzare un amplificatore. Quindi, insomma, è veramente un dispositivo molto, molto interessante, come l'ho già detto. Ora ragazzi, non so se ho dimenticato delle cose, questa review alla fine doveva essere una cosa un pochino più veloce, è diventata un pochino più lunga del previsto, ma fatemi sapere se avete delle domande, ok? Così che nei prossimi video io cerco di spiegarvi questi altri dubbi che avete, perché le cose da dire sono tante e in un unico video forse spiegare un device in maniera esaustiva non è così semplice. Io spero che il video vi sia piaciuto ragazzi e vi invito ad andare a provarlo, quindi così mi potete dire anche voi Luca avevi ragione oppure no Luca non capisci niente, va bene lo stesso. Questo è tutto ragazzi per oggi, ci vediamo alla prossima. Ciao!